Ciao a tutti ragazzi, io sono Nenirfa e oggi andiamo a parlare di Hogwarts Legacy, ossia di tutte le novità che ci aspettano se andremo a giocare questo nuovo gioco. Dunque, durante la presentazione del corso dell'ultimo gameplay showcase sono state presentate alcune cose, tra cui i personaggi, gli scenari, le missioni alle magie e ora andremo a vedere un po' tutto quello che ci aspetta. Noi tutti eravamo pronti a impugnare la bacchetta magica per fare qualche magia per la fine dell'anno, ma poi il titolo, come sapete già, è stato rimandato al 10 febbraio 2023. Ora andiamo a vedere come andremo a caratterizzare il nostro personaggio. Ambientato nel 1800, dunque molto tempo prima rispetto agli eventi della saga di Harry Potter, Hogwarts Legacy ci vedrà vestire i panni di uno studente che frequenta i corsi del quinto anno presso la scuola di magia di Hogwarts. La prima cosa che dovremo fare nel gioco sarà quella di andare a creare il protagonista tramite l'editor dei personaggi. La prima schermata dell'editor consente di selezionare un modello predefinito per portare a termine poi il processo creativo molto rapidamente. Tuttavia è ovviamente possibile andare a regolare manualmente i vari aspetti per dar vita a un mago molto particolare. In tal senso gli strumenti messi a disposizione appaiono particolarmente semplici da utilizzare ma capaci di fornire una grande varietà di opzioni. Proseguendo poi con la schermata possiamo andare a cambiare il colore della pelle, aggiungere eventualmente anche un paio di occhiali. Avremo quindi modo di modificare l'acconciatura e il colore dei capelli, aggiungere cicatrici sul viso, modificare occhi e sopracciglia e infine scegliere fra una voce maschile o femminile e modularne il tono perché suoni più profonda o più squillante. Dunque fate tutte queste modifiche, una volta entrati poi in gioco si dice che dovrebbe essere presente anche un barbiere, quello che praticamente troviamo nella maggior parte dei giochi, che ci permetterà di andare a fare ulteriori modifiche al nostro personaggio. Dunque, dopo aver terminato la creazione del nostro personaggio, dovremo andare a inserire poi il nome che più ci interessa o ci piace meglio. Ora vediamo cosa ci attende entrando poi all'interno di questo gioco. Dunque, ci hanno mostrato diverse stanze del gioco. La cosa che mi ha subito colpito è che vedete qua in basso verso la sinistra ci abbiamo la minimappa. Questa cosa è molto importante per quanto mi riguarda, mi è piaciuta molto vedere che c'è. Dunque, allora, a parte questa piccola mia considerazione, ora andiamo a parlare dell'interfaccia che si presenta. Nella parte destra dello schermo è possibile vedere un rombo con 4 incantesimi, fra gli oltre 20 che potremo andare a prendere durante l'avventura, e subito sopra una magia attivabile tramite D-pad, che serve probabilmente per liberare eventuali oggetti nascosti nello scenario. Sotto tali icone si trova la barra della salute del personaggio e un secondo indicatore per il momento avvolto nel mistero, mentre nella parte sinistra dello schermo possiamo vedere, appunto come vi dicevo prima, la minimappa che indica la nostra posizione all'interno dello scenario. Molti di questi elementi potranno essere impostati in modo da risultare invisibili durante il gioco, così da aumentare il coinvolgimento dell'esperienza per gli utenti che preferiscono tale approccio. Dunque poi è stata presentata anche il castello di Hogwarts, ossia la location principale del gioco che potremo andare a visitare nella sua completa interezza, partendo appunto dai dormitori per raggiungere poi la sala comune della nostra casa, dove numerosi studenti si ritroveranno a chiacchierare e a confrontarsi, seduti magari su divani di fronte a un grosso camino acceso. Uscendo dalla sala ci si ritrova all'interno dei sotterranei, ma basta salire per accedere alle zone più note dell'edificio, in un affascinante intreccio di scale, anticamere, corridoi e saloni in grado di trasmettere immediatamente la sensazione di trovarsi davvero all'interno di un castello, e quindi di conseguenza nella scuola di magia creata da J.K. Rowling.
Dunque, per concludere, per quanto riguarda appunto il castello, sarà un castello molto grande, quindi ci sarà poi anche una parte esterna fatta di corridoi, balconi, e comunque è molto grande da andare anche a esplorare. Ora andiamo a parlare invece per quanto riguarda l'open world, cioè ossia un po' cosa ci fornirà l'esperienza in questo gioco. Al di là dei segreti e degli oggetti che potremmo scoprire semplicemente andando in giro a esplorare, avremo modo di interagire con altri personaggi e dare così via alle famose quest, insomma alle missioni, e quindi avremo diverse missioni. Ora andiamo a parlare dei dialoghi. Come vedete qui da questo video, il nostro personaggio incontra una studentessa che gli parla di chiavi magiche e armadietti nascosti, e a cui puoi rispondere selezionando una frase fra 3 possibili alternative. Le meccaniche RPG presenti nel pacchetto consentiranno inoltre di conferire un valore a questi scambi, utilizzandoli per determinare l'allineamento del nostro personaggio e condurlo verso un differente finale al termine della campagna. Un altro aspetto molto importante che è stato presentato è quello dei combattimenti. Come vi dicevo prima, avremo tantissime skill da andare a utilizzare. L'abbiamo già visto, saranno poi qui nella parte in basso a destra, ne avremo 4 per volta, e le potremo andare a utilizzare tramite i 4 pulsanti principali del controller, oppure premendo il D-pad per richiamare un diverso set. Gli slot ci consentiranno di disporre di un totale di 16 differenti azioni. Quindi andremo a utilizzare diverse skill. Ovviamente, essendo un gioco magico, tutte le skill saranno ranged, ossia da una certa distanza, quindi non ci saranno combattimenti ravvicinati. Dunque, queste sono le principali novità che sono state quindi presentate. Ovviamente, se poi troverò in rete qualche altra novità o qualche altro video, ve lo farò subito sapere. Quindi, pertanto, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare tutte le campanelle. Ok ragazzi, ci dobbiamo dare comunque poi appuntamento, speriamo che arrivi presto, il 10 di febbraio 2023, così vedremo interamente questo gioco. Per il momento non sono a conoscenza di un'eventuale possibilità di partecipare a qualche beta, speriamo che lo facciano. Ciao a tutti e alla prossima!